Nel corso di Euro 2024, che si è concluso ormai una settimana fa con la vittoria della Spagna in finale contro l'Inghilterra, abbiamo assistito, non so quanti di voi se ne siano accorti, a delle piccole modifiche, dei piccoli cambiamenti a livello arbitrale, alcuni dei quali potrebbero poi rivedersi anche nella prossima stagione di Serie A, ed uno in particolare potrebbe cambiare se applicato veramente alla lettera, e fra poco vi spiego perché. Potrebbe cambiare molte delle situazioni che siamo abituati a vedere nel corso delle partite. So che il tema arbitrale spesso non appassiona la maggior parte dei tifosi, perché è un tema anche un po' spinoso, comunque non appassiona particolarmente, però vi invito a starmi ad ascoltare e a seguirmi fino in fondo, perché ci sono delle chicche interessanti di cui dobbiamo parlare. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, allora in questo nuovo contenuto anche oggi sul canale di Passione Inter. Vi invito come sempre, prima di partire, a cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti. Rimanete fino alla fine perché poi voglio la vostra opinione sui punti che andremo a trattare all'interno di questo contenuto. Allora, il capo degli arbitri UEFA, Roberto Rosetti, prima dell'inizio di Euro 2024 ha dato alcune linee guida agli arbitri e anche poi spiegate chiaramente ai giocatori rispetto ad alcune situazioni che sarebbero state gestite in un modo un po' diverso all'interno di Euro 2024. Sono diversi punti, alcuni più impattanti, alcuni meno, li vediamo insieme a partire dal tema dei minuti di recupero. Questo è il primo punto. Se vi ricordate, durante l'ultimo mondiale Qatar 2022, soprattutto nelle prime partite, avevamo assistito a tempi di recupero enormi. Io ricordo partite con 14, 16, 18 minuti di recupero, e al tempo si diceva: vedrete che per contrastare le partite che hanno sempre più perdita di tempo, sempre più giocatori che fingono i crampi e perdono tempo per guadagnare secondi, vedrete che gli arbitri, diciamo, cercheranno di compensare queste perdite di tempo con dei recuperi sempre maggiori. Ecco, in realtà la linea guida data da Rosetti all'interno di Euro 2024 era l'opposto, cioè nei minuti di recupero da dare per il primo e per il secondo tempo, la linea da tenere, secondo Rosetti, era quella di non superare i 10 minuti complessivi. Anche perché, l'abbiamo sempre detto, i minuti possono essere sempre un certo numero, diciamo 5, però un conto è giocare dal 20° al 25°, un conto è giocare dal 92° al 97°. Sono situazioni completamente diverse. Quindi l'obiettivo a livello di tempo di gioco effettivo, quindi al netto delle perdite di tempo e dei momenti morti, è quello di arrivare intorno ai 60 minuti di gioco, meglio ancora se qualcosina di più, però non attraverso la strada dei recuperi extra super large, come invece abbiamo visto in passato in altre competizioni. Quindi passettino indietro da questo punto di vista. Secondo cambiamento molto interessante, questo potremmo vederlo anche appunto nel prossimo campionato, il cosiddetto cooling off period. Che cosa è? Si tratta di un momento nel quale l'arbitro a sua discrezione potrà decidere di fermare momentaneamente il gioco, chiamare i capitani e gli allenatori delle due squadre in campo e chiedere a loro di radunare tutti i giocatori all'interno della loro area tecnica per calmare un po' gli animi. Cioè, in quei momenti in cui magari la partita si alza di tono, cominciano ad esserci degli accenni di rissa, per evitare che la questione poi diventi ingestibile, l'arbitro potrebbe avere questa possibilità di fermare momentaneamente il gioco e chiedere soprattutto ai compagni di squadra e agli allenatori dei giocatori magari un po' più fumantini di abbassare un pochino gli animi. Questa è una cosa un po' delicata, perché se la partita, oltre a queste situazioni diciamo extracampo, o meglio extra calcio tra virgolette, trova comunque un certo ritmo a livello tecnico, ecco, fermarla magari per 1 minuto e mezzo o 2 per questa cosa potrebbe andare a minare anche la bellezza stessa della partita per il pubblico allo stadio e a casa. Quindi questa cosa secondo me andrà gestita molto molto bene. Terza possibilità, questo vi faccio vedere anche un'immagine, un sensore presente nel pallone per rilevare i tocchi. Questa è, per chi ci segue da YouTube, l'immagine del momento in cui Openda del Belgio ha toccato il pallone con la mano e ha poi provocato in questo modo il secondo gol tra l'altro della partita, annullato a Romelu Lukaku in Belgio-Slovacchia. In questo caso c'era stato questo tocco di mano di Openda all'inizio dell'azione, che poi si era conclusa con il gol di Lukaku, e non c'era la famosa inquadratura, il famoso replay che toglie ogni ragionevole dubbio, che
porta, diciamo, la convinzione di ognuno di coloro che stavano guardando dal 99 al 100% nel stabilire che il tocco di mano ci sia stato. E mi ricorda questa una casistica accaduta mi pare 2 o 3 stagioni fa in un Milan Udinese, con un gol segnato da Udogie di mano, in una situazione simile dove l'impressione molto chiara era che il tocco ci fosse stato, ma non c'era un'inquadratura di qualsiasi tipo che lo confermasse proprio al 100% senza ogni minimo dubbio. Ecco, in caso di situazioni simili, con questo nuovo sensore, questo chip nel pallone che, come vedete in basso a sinistra nel grafico, evidenzia proprio l'eventuale momento di un tocco, si potrà capire in maniera inequivocabile se in questo caso il tocco di mano c'è stato, e per esempio si potrà gestire anche meglio la questione del fuorigioco. Spesso si dice: ma qual è il momento esatto in cui il giocatore tocca il pallone? Ecco, con questo sensore, con questa tecnologia si potrà capire anche questo. Altro punto, la possibilità di un sesto cambio. In una casistica particolare potrebbe essere consentito alla squadra che ha già effettuato le 5 sostituzioni di farne una sesta nel caso in cui un giocatore subisca un colpo molto duro alla testa e i medici riscontrino una possibile commozione cerebrale. Il calcio ormai da anni, soprattutto la Premier League, ricordo, sta lavorando molto su questo aspetto, ma non solo, sta cercando di tutelare sempre di più la questione relativa alle problematiche legate ai colpi sulla testa, alle commozioni cerebrali, perché poi si è anche visto da alcuni studi che anche banalmente i colpi di testa o i tiri respinti con la testa a lungo andare possono portare dei problemi anche molto seri a livello cerebrale. Quindi a maggior ragione nel caso di una testata o di un colpo che può creare dei problemi, potrebbe essere consentito alla squadra di fare la sesta sostituzione in modo tale da togliere il giocatore potenzialmente infortunato e permettergli quindi di andare a fare dei controlli. Quindi anche questa sarebbe una piccola rivoluzione. Nel corso dell'Europeo, arrivo agli ultimi 2 punti, si è vista anche una versione del VAR che potremmo dire più "spiegata", tra virgolette, cioè quando noi da casa vediamo le partite e il VAR interviene per un determinato motivo, vediamo sempre in basso a sinistra nello schermo una etichetta con scritto check VAR, e poi nel caso in cui il VAR intervenga viene scritto il motivo, si scrive fuorigioco, fallo di mano, però in maniera molto stringata, si scrive così. In alcune situazioni nel corso di Euro 2024 invece sono apparsi sui maxi schermi dello stadio delle spiegazioni molto più più approfondite e più chiare dei motivi per cui il VAR era intervenuto. Quindi nel caso in cui, per esempio, nel caso di un gol annullato per fallo di mano, non usciva scritto VAR, fallo di mano. Usciva scritto, per esempio, il giocatore con la maglia numero 9 dell'Italia ha toccato la palla con la mano in maniera punibile prima che poi arrivasse a quello con la maglia numero 7 che ha fatto gol. E in questo modo non è che si diano informazioni vitali, diciamo così, però si permette soprattutto a chi è allo stadio che magari non ha la telecronaca del telecronista o le grafiche delle TV, si permette a loro di capire in maniera più chiara il motivo per cui il VAR è intervenuto e ha portato all'annullamento di un gol o all'assegnazione di un calcio di rigore. Questa è una cosa in più. Arrivo però all'ultimo punto, che è quello che vi dicevo all'inizio potrebbe essere più rivoluzionario, ed è quello relativo alle proteste o ai confronti con l'arbitro, diciamo. Il linguaggio più tecnico non sarebbe protesta, però sostanzialmente la linea che è stata data da parte di Rossetti e che secondo me ritroveremo anche nella prossima stagione di Serie A è quella di consentire solamente al capitano della squadra di parlare con l'arbitro e di confrontarsi su un fischio o su un mancato fischio. Anche qui, nel corso dell'Europeo, io ricordo alcune situazioni, una me la sono segnata perché volevo parlarvene in questo contenuto e appena l'ho vista me la sono segnata. Durante Francia-Belgio c'è stato un calcio d'angolo evidentissimo non assegnato alla Francia dopo un tiro di Tchouaméni che è stato deviato in maniera chiara da un giocatore del Belgio. L'hanno visto credo tutti tranne l'arbitro. E quando Tchouaméni ha visto che l'arbitro ha assegnato la rimessa dal fondo, anche penso per una reazione fisiologica, subito si è animato perché appunto la deviazione era netta e l'arbitro, nonostante fosse nella posizione del torto, pur non sapendolo, l'ha ammonito immediatamente. Ecco, qui ci sono delle cose da dover dire. Secondo me, dal punto di vista del principio, è un cambiamento da
augurarsi, perché io personalmente mi sto sempre più stufando, vi devo dire, negli ultimi anni, di vedere questi continui capannelli di giocatori che dopo un fischio si lanciano intorno all'arbitro, lo accerchiano e provano a protestare, tra l'altro senza mai ricavare nulla, perché non si è mai visto un arbitro che a fronte di una protesta ha cambiato il suo fischio. Eventualmente, ora che c'è il VAR, può farlo dopo un richiamo al VAR, non di certo perché i giocatori protestano. Ed è una questione abbastanza fastidiosa. Io quando vedo giocatori che si rivolgono all'arbitro dicendogli che fischi, cioè l'arbitro è lì che fa il suo lavoro, non va a dire ai giocatori oh ma come cacchio hai tirato, no, per capirci. Quindi è una cosa secondo me fastidiosa. Si può anche dire il solito discorso che i giocatori hanno anche una funzione di da esempio anche per i bambini, allora c'è anche questa cosa, ma vabbè, adesso senza approfondire questo specifico ambito, però è una questione che secondo me da tempo andava affrontata. Nel basket, che per chi ci segue sa che è uno sport che io apprezzo tanto quanto il calcio, c'è il fallo tecnico che da tempo ormai fa in modo che le proteste siano veramente minime perché l'arbitro dà il fallo tecnico quasi immediato e tendenzialmente i toni sono molto più contenuti. C'è un confronto dove si percepisce un tentativo da parte di entrambi di parlare con l'altro percependolo come sullo stesso piano, mentre io spesso vedo che nel calcio il giocatore parla con l'arbitro e lo percepisce come una persona inferiore o comunque un ruolo, diciamo, inferiore rispetto a lui che è il calciatore, magari soprattutto se è uno di quelli più forti, eccetera, eccetera. Ecco, questa cosa, questa nuova regola potrebbe cercare di mitigare un pochino la questione delle proteste. Chiaramente nel caso in cui il capitano della squadra sia il portiere, può delegare questo compito, diciamo, ad uno degli altri 10 giocatori che in quelle situazioni diventerebbe in qualche modo quello che appunto può andare a confrontarsi con l'arbitro. Lo vedremo applicato immediatamente e subito con grande pugno di ferro? Io non credo. Secondo me si potrà fare un tentativo, però ci vorrà inevitabilmente una fase di transizione, tra virgolette, nella quale anche i giocatori stessi, che comunque fino ad ora sono stati abituati a tutt'altra tolleranza e a tutt'altre dinamiche, dovranno in qualche modo abituarsi. Però secondo me può essere veramente una buona idea. Io all'europeo generalmente, non so se avete avuto anche voi la stessa impressione, non ho quasi mai visto, forse proprio mai, proteste esagerate con giocatori che circondano l'arbitro in 8, in 9. Forse non è colpa, cioè non è merito solo di questo tipo di cambiamento, anche di una serie di altre situazioni, però personalmente la partita secondo me diventa molto più godibile, anche nel caso di errori dell'arbitro che possono esserci, però non vedere ogni volta queste scenate così esagerate, secondo me in generale rende la partita più godibile. Può sembrare un dettaglio, però pensateci, soprattutto per chi segue il calcio da tanti anni, generalmente la protesta, il capannello intorno all'arbitro è una delle immagini classiche che si vedono sui campi da calcio. Quindi se questa regola dovesse eliminare tutto questo, sarebbe in qualche modo una piccola rivoluzione. Non so se siete d'accordo su questo. Questi sono i punti. Allora, nulla di, diciamo, rivoluzionario in maniera esagerata, però qualche piccola chicca interessante nel tentativo di rendere il calcio sempre più giusto per certi versi, penso al discorso del sensore del pallone, ma non solo, e soprattutto per l'ultimo punto di cui abbiamo dibattuto, anche un pochino più civile, ecco, che comunque non è mai una cattiva idea. Fatemi sapere allora nei commenti cosa ne pensate di tutti questi possibili cambiamenti, se c'è qualcosa che vi piace in particolare o qualcosa che invece non vi piace proprio, fatemelo sapere nei commenti. Se volete potete farcelo sapere e continuare a parlare di questi e tanti altri temi anche legati all'Inter. Oggi abbiamo messo un attimino da parte la nostra Inter nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club. Mi raccomando, vi aspettiamo anche lì. Vi invito come sempre ancora a cliccare sul tasto mi piace e sul tasto iscriviti, ed in chiusura, se mi stai seguendo in podcast lo trovi in descrizione, mentre se mi segui su YouTube ti lascio qui un altro contenuto da recuperare.